Comprendo che la clip precedente è stata probabilmente assai complessa e non di facilissima comprensione. Io spero che il fatto di aver fatto queste registrazioni vi serva per poterle riascoltare in maniera che anche argomenti così densi possano essere meglio compresi. Infatti ho anche pensato che invece di fare così tante ore di lezione come quelle che avremmo dovuto, forse concentrando in questa maniera io posso anche ridurre il numero di ore e quindi ridurre i tempi in maniera che possiate anche riascoltare queste cose e quindi fare più facilmente sintesi di quello di cui sto parlando. È chiaro che durante una lezione si riesce più facilmente a intercettare se siete riusciti a comprendere o meno quello che sto dicendo, quindi anche per me non è così facile capire se il discorso che sto facendo vi risulta ben comprensibile o meno, però confido nel fatto che se non riuscite a capire una cosa la potete riascoltare, la potete risentire e quindi vi aiuta. Non è facile nemmeno per me riuscire a fare lezione senza nessuno davanti, senza avere quindi il feedback per riuscire a darmi un'idea di quanto riesco a essere del tutto comprensibile. Non penso di essere stato troppo difficile, però è chiaro, capisco che non sono temi così facili e così frequentati come possono essere altri. Sono anche convinto che il modo con cui in genere si viene a leggere la Volta della Sistina è molto meno pensato, molto meno particolareggiato di come lo sto facendo. Però credo che sia e valga la pena poterlo anche sviscerare in questa maniera e sviscerarlo in maniera anche abbastanza ricca, in modo che sia anche per voi un elemento di arricchimento e possa servirvi per la vostra riflessione. Vi do nel frattempo un'altra cosa che sarà necessario leggere e cercherò di scansionarla, di farvela avere in qualche modo, ed è un capitolo di questo libro molto bello di Édouard Pommier, L'invenzione dell'arte nell'Italia del Rinascimento. Anche questo vedete che è un libro molto voluminoso, ma per voi sarà una piccola parte. Tenete presente che qui in mezzo ci sono le fotografie che non c'entrano perché riguardano tutto il libro. Sono una decina di pagine di questo capitolo, che è il capitolo 8, che si intitola Laocoonte e Marco Aurelio. Forse vi sembrerà fuori luogo questo capitolo su Laocoonte e Marco Aurelio. Al contrario, è assolutamente importante, perché gli anni nei quali si compie la Sistina, nella volta chiaramente, sono gli anni nei quali noi abbiamo un grande fervore di scavi e quindi la scoperta di alcune delle sculture più importanti dell'antichità romana e anche dell'antichità ellenistica, che diventano fondamentalmente elementi imprescindibili per la storia dell'arte, ma anche elementi imprescindibili per gli artisti che lavoravano a Roma in quel periodo. E il fatto che ci siano queste scoperte fa in maniera che si venga a rivoluzionare il mondo dell'immagine, il mondo della figura in presa diretta. Provate a immaginarvi che cosa deve aver significato la scoperta del Laocoonte. Qui è estremamente bello e lo racconta molto bene Pommier, ma proprio da questo punto di vista, cioè per far capire che cosa ha significato per gli artisti del tempo e per gli intellettuali del tempo la scoperta di questa scultura, cioè vedere realmente che cosa fosse una scultura classica e poi tra l'altro una scultura della quale si aveva memoria. Perciò
come cambia l'immaginario, come cambia il modo di vedere l'antichità, e come questo modo di vedere l'antichità cambiato influisce proprio sul modo con cui si fa arte. Di grande importanza questo, proprio perché siamo davanti a un momento cruciale per la storia dell'arte. Cioè, si è detto che il Rinascimento, l'epoca d'oro del Rinascimento, è una cresta sottile. È vero, perché si consuma nei pochi anni nei quali fondamentalmente Michelangelo dipinge la Sistina e Raffaello dipinge la stanza della segnatura, 8-12, 1508-1512. Ma è una cresta sottile per un motivo, perché è il momento nel quale si arriva veramente a fare e a vedere tutto nello stesso momento. Si riesce a far combaciare quello che è l'ideale dell'antico con l'ideale del presente. Dopo diventa, prima non c'è, prima non si ha questa possibilità, e dopo diventa in qualche modo una sorta di ricamo su quello che è stato. Per quello che quegli anni sono considerati e sono visti, ma sono anche percepiti, non è semplicemente una questione di suggestione, sono anche percepiti come un momento che non ritorna. Sono proprio l'età dell'oro in quel senso, e sono l'età dell'oro proprio perché è in presa diretta che avvengono queste cose, e fanno in maniera di mutare completamente e di trasformare completamente l'idea dell'arte, ma da un giorno con l'altro, e quindi di dare un impulso così straordinariamente nuovo che gli artisti non potevano se non confrontarsi con questo. Perciò capite anche come questi anni, che sono gli anni della Sistina, sono gli anni più straordinari nei quali si viene maturando questo concetto nuovo di arte come rapporto con l'antico. Perché, perdonatemi, questa sarà una digressione forse lunga, o forse un po' più ampia di quello che potreste immaginarvi, però provate a immaginare un attimo da dove veniva Michelangelo. Michelangelo era stato formato a Firenze in quello che era il circolo più esclusivo, il circolo di Lorenzo il Magnifico, e quindi entra in rapporto fin da piccolo con una cultura, che è la cultura neoplatonica, ne abbiamo parlato anche a lezione, con la cultura neoplatonica, con i circoli neoplatonici. Immaginatevi un ragazzo intelligente come lui che comincia a respirare filosofia quando è un ragazzino, ma non solo questo. La corte di Lorenzo il Magnifico è una corte che fondamentalmente non è soltanto teorica, è anche pratica. I ragazzi ben dotati venivano spinti a imitare i classici, cominciavano a copiarli, cominciavano a comprenderli, e quindi entravano in rapporto con i classici attraverso quella presa diretta, che però significava rapporto con quello che c'era già, cioè il sarcofago antico, poi immaginatevi a Firenze Arnolfo di Cambio, immaginatevi Masaccio. Guardate solo questa immagine, la faccio vedere più da vicino, credo che la riusciate a vedere, no? Questa è la creazione di Eva. Ecco, se voi guardate il Padre Eterno, lo vedete lì tutto raccolto in questo grande mantello azzurro. Ecco, questo Padre Eterno è fondamentalmente preso di peso da Michelangelo. Da chi? Da Masaccio. Cioè, capite? È la formazione di questo grande artista a contatto con quel classico che poteva incontrare per strada. Ma è un classico che già esisteva. Provate a pensarlo. Questo classico che si faceva di giorno in giorno a Firenze, e che Michelangelo poteva incrociare non solo nelle strade, ma proprio negli orti oricellari, alla corte di Lorenzo il Magnifico. È un classico che però c'è già. Sono delle forme che diventano in qualche modo delle forme standard, perdonatemi.
Provate a pensare, no? Lo stesso Donatello che fa ha il suo modo di interpretare il classico, oppure il classico algido e straordinariamente trattenuto di Luca della Robbia, no? Sono modi attraverso i quali viene interpretato il classico, ma vengono interpretati attraverso modelli che sono conosciuti. Non so se riesco a spiegarmi bene della differenza che esiste tra questo che è l'elemento di formazione e quello che accade negli anni della Sistina. Durante la formazione e per gli artisti giganteschi come possono essere Donatello, come possono essere Luca della Robbia e Verrocchio e tutti gli altri, il rapporto col classico è il rapporto con una scoperta o riscoperta di elementi che già si trovavano. E quindi è una reinterpretazione. È una reinterpretazione. È un modo attraverso il quale il classico diventa qualche cosa sul quale io posso rimuginare. Ho tempo. Diversa è la folgorazione, cioè tirar fuori il Laocoonte dalla terra. Che impressione ha dato agli artisti? E ha sconvolto pure Michelangelo, ha sconvolto pure Raffaello. Sconvolge perché non hai la possibilità di meditare, ripensare, reinterpretare, far diventare parte del tuo sistema. È qualcosa che ti coinvolge al punto che sei tu che ti trasformi rispetto a quella novità così folgorante che è la scoperta dell'antico. Quindi la scoperta dell'antico che avviene in questi anni è molto differente dalla scoperta dell'antico che noi abbiamo per tutto il Quattrocento fiorentino. E è proprio per questo, se ci pensate bene, che si arriva a quella potenza di cui parla Vasari nelle sue vite parlando degli artisti dell'epoca piena. Perché non c'è più quell'elemento mediato che è l'elemento di reinterpretazione. Cioè questi si sono trovati davanti alla novità assoluta, al punto che non hanno potuto farla entrare nelle loro categorie, ma le loro categorie si sono dovute amplificare a forza per poter resistere a una dimensione così nuova e così straordinaria come quella che gli stava accadendo. Questo ci fa capire qualche cosa di estremamente importante anche per Michelangelo e anche per la Sistina. Tutti voi sapete che la Sistina è stata compiuta dal 1508 al 1512 ed è stata realizzata fondamentalmente non in due tempi, ma è stata realizzata fino circa alla metà nei primi 2 anni e poi, smontati i ponteggi, sono stati spostati e è stata fatta la seconda parte. In genere si nota questo passaggio di cantiere anche perché si nota una diversa proporzione in alcune figure, soprattutto nei profeti e nelle sibille, che nei lavori della prima parte sono di dimensioni più ridotte e nella seconda sono di dimensioni più amplificate. Inoltre anche nelle scene maggiori della Genesi noi abbiamo le figure che nella prima parte sono più ridotte e nella seconda si amplificano, vengono ad avere un respiro più ampio. Questo dipende sicuramente da un lato dal fatto che Michelangelo, che si trovava a dipingere a pochi centimetri dalla volta, aveva o poteva avere un'idea di quello che era il risultato, ma certamente vedendolo da terra avrà anche lui tratto le sue considerazioni e avrà tratto anche lui le sue conclusioni, è chiaro. Ma questo non basta, è necessario inserire in questo discorso anche quello di cui vi dicevo prima, cioè la così forte scoperta dirompente, la scoperta dirompente del Laocoonte
e delle sculture che venivano fuori dalla terra in quegli anni, fa riconsiderare a Michelangelo il senso della potenza delle sue figure. Vi invito a guardare, perché potete vederli in immagine, la differenza che esiste tra la Sibilla Delfica e quantomeno il Geremia. Non vi parlo del Daniele, potete prendere anche il Daniele, ma prendete Daniele oppure il Geremia, rispetto alla Sibilla Delfica vi accorgete di una cosa estremamente importante. La Sibilla Delfica è probabilmente la più bella da un punto di vista della perfezione dell'immagine, delle figure che si trovano nella volta. Il viso ricorda chiaramente il viso bellissimo della Pietà di San Pietro, e quindi tutto questo mondo del Rinascimento ancora tardo quattrocentesco, quello che è il ricordo del passato, che è diventato meditazione. Voi prendete il Daniele, prendete anche il Geremia è questo vecchio quasi addormentato che si tiene la mano appoggiata al mento e agli occhi chiusi. Ma vedete un amplificarsi delle forme, un amplificarsi delle tensioni, poi soprattutto nel Daniele, che è spettacolare, gigantesco, quello che sta al di sopra dell'altare, è gigantesco, molto più grande di tutti gli altri, che vi dà invece l'idea di questo sviluppo della forza, anche muscolare, che non può essere semplicemente il fatto di accorgersi che dal basso le figure non rendevano come lui le aveva pensate. È qualcosa di più forte, è qualcosa che viene fuori da questa rilettura immediata anche di tutta la sua arte, che Michelangelo compie in presa praticamente diretta. Michelangelo, tra la prima e la seconda fase dei lavori della Sistina, riesce a ristrutturare il suo pensiero, creando queste figure di potenza così straordinaria, perché si trova davanti alla potenza straordinaria che queste sculture dell'antichità gli stanno comunicando immediatamente. E questo fa in maniera che si crea uno scarto tra le prime figure dipinte nella volta della Sistina, che sono straordinariamente eleganti, straordinariamente ricche. Prendete lo Zaccaria, ad esempio, Zaccaria che si trova nella Sistina, è quello al di sopra della porta di ingresso, quindi è l'esatto opposto del Daniele. Ecco, lo Zaccaria è una figura tutta raccolta nel suo panneggio, con questo personaggio raffigurato di profilo perfetto, quindi è proprio una medaglia, infatti è il ritratto di Giulio II, quindi una figura perfetta secondo quelli che sono i criteri dell'antichità, no? Secondo quel criterio di antichità inteso come elemento di nobiltà al quale giungere attraverso questa decantazione dei modelli, no? Quindi questo, o la Sibilla Delfica come vi ho detto, o lo stesso Isaia, che è bellissimo, che ha questo sguardo, questa posa da filosofo, cioè, sono figure riposate, intese come figure nelle quali l'artista riesce a esprimere il senso della assoluta distanza, della dignità, no? Di quella dignità che sta nel personaggio classico, cioè, però inteso nel senso di qualche cosa che io riesco a rileggere dandomi un'idea di che cosa sia il classico. Dall'altro invece noi abbiamo questa forza dirompente nelle figure della seconda campagna della Sistina, che vengono fuori proprio dalla visione di figure della classicità come il Laocoonte, che vengono a sconvolgere l'immaginario di Michelangelo, vengono a sconvolgere anche l'immaginario di Raffaello in verità. Però in Michelangelo diventano ancora più forti, più violente, proprio perché Michelangelo le tratta come materia incandescente. E qui lo vediamo proprio anche nelle figure delle scene principali, proprio questa creazione
la creazione del mondo, le prime scene. Possiamo dire che la creazione dell'uomo è l'addio alla serenità olimpica del Rinascimento, inteso come Rinascimento tardo quattrocentesco. Poi comincia tutta questa tensione, questa nuova tensione che porterà al manierismo, e quindi possiamo dire che matura proprio a contatto incandescente, continuo a ripetere la parola incandescente, a contatto incandescente tra Michelangelo e quello che viene fuori dalla terra. Quindi un'idea che il mondo classico e quindi la scultura della classicità non sia e non fosse soltanto quella rimeditazione che aveva scolasticamente imparato e che da genio era riuscito a far diventare più eccellente di tutte, ma diventa fondamentalmente quella tensione che lo porterà poi a realizzare l'incompiuta meraviglia che è la sua pietà mondanina.